Troppo buone le lasagne al forno. Buongiorno a tutti amici, io sono Francesca. Oggi prepariamo insieme queste lasagne davvero fantastiche. Hanno un ingrediente particolare, magari non tutti le conoscete. Sono delle lasagne che contengono sia il ragù a base di carne, ma anche i piselli. Sono davvero fantastiche, super cremose. E il bis qui è davvero irrinunciabile. Se vi va, cuciniamoli insieme. Iniziamo preparando il ragù. Soffriggiamo una cipolla, sedano e carota. Aggiungiamo un cucchiaino di sale. 500 g di carne macinata di bovino. Un bel bicchiere di vino rosso. Quando il vino è sfumato completamente, aggiungo 2 scatole da 800 g di pomodori pelati che ho frullato. Giusto un po' d'acqua per risciacquare il frullatore e allungare un po' il sugo. Mescoliamo e facciamo cuocere a fuoco basso per 2 ore. In questo modo il ragù cuocerà lentamente e sarà davvero buonissimo. Adesso ci dedichiamo ai piselli. Soffriggiamo una cipolla in olio extravergine e aggiungiamo 450 g di pisellini primavera. Vi consiglio questi non perché ci sia una sponsorizzazione, assolutamente no, ma perché sono davvero i più buoni e il loro sapore cambia tutto, è fondamentale in questa ricetta. Aggiungiamo circa 250 o 300 g di acqua, sale quanto basta e portiamo a bollore. Come vedete sto utilizzando una pentola a pressione. Se la utilizzate anche voi, portate a bollore, abbassate il fuoco, mettete il coperchio e lasciate cuocere per 20 minuti. Se utilizzate una pentola normale, il tempo di cottura diventerà di 40 minuti. Questo perché otterremo dei piselli davvero sofficissimi, buonissimi e dolcissimi. Preparo la besciamella. Come vedete sto utilizzando un robot da cucina. Nei miei video trovate anche come fare la besciamella con la pentola, quindi vi lascio il link qua giù nel box informazioni se preferite vedere il metodo tradizionale. Per 1 litro di besciamella abbiamo 80 g di farina, noce moscata, sale, 95 gradi per 10 minuti, velocità 2. Possiamo fare questa besciamella senza utilizzare il burro, così sarà più light. Se volete mettere una noce di burro sarà ancora più saporita, decidete voi. Come vedete è fluida, bellissima. E sarà l'ultimo ingrediente che dovrete preparare, così resterà bella fluida e liscia anche durante l'impiattamento delle lasagne. Prendiamo una teglia 35 x 40 cm, facciamo uno strato di besciamella. Qualche cucchiaiata di ragù e poi
possiamo mettere le nostre lasagne. Sto utilizzando delle lasagne secche. Se preferite potete utilizzare anche quelle fresche che sono ancora più buone. Abbondante ragù. Besciamella. Livelliamo bene. Aggiungiamo 3 o 4 cucchiai di parmigiano. E qualche cucchiaiata di pisellini. Fidatevi, se non avete mai provato le lasagne fatte così, è la volta buona per farle. Vedrete che vi piaceranno un sacco perché questo ingrediente cambia davvero il gusto delle lasagne. Continuiamo così fino a terminare la nostra teglia. Vi informo che con queste quantità che io vi ho dato, a parte questa teglia che vedete, me ne è uscita un'altra più piccolina di circa 20 cm, quindi diciamo un po' più piccola. Per queste vacanze natalizie in cui avremo tanti ospiti, naturalmente queste quantità andranno benissimo, diciamo per 12 persone circa. Nel frattempo, amici, se questo video vi sta piacendo lasciate un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi a questo canale e unitevi a questa famiglia di appassionati cuochini e cuochine. A me fa davvero tanto piacere. Se volete potete preparare queste lasagne in anticipo e congelarle una volta che sono completamente fredde naturalmente. Al momento in cui vi servono le fate scongelare per almeno 10 o 12 ore e dopo le riscaldate in forno. Saranno buonissime come appena fatte. Io queste qui le ho già congelate ieri sera, pronte per essere poi mangiate il giorno di Natale. Bene, possiamo cuocerle in forno preriscaldato a 220 gradi per 25 o 30 minuti, in base alle istruzioni che sono riportate direttamente sulla confezione delle lasagne. E voilà, questo è il risultato finale. C'è un profumino in cucina irresistibile. Sono davvero uno dei miei piatti preferiti, le adoro. Guardate quanto sono succose. Fantastiche. Una ricetta che spero tanto che proverete e mi farete sapere se vi è piaciuta, va bene?
Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi va, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel like e condividete questo video con gli amici. Un abbraccio e a domani, ciao!